Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video paranormal. Amici, la storia di oggi riguarda uno dei poltergeist americani più vecchi e documentati che ci siano, perché pensate che di questa storia se ne è sentito parlare per circa un secolo, una di quelle che rimane in bilico tra leggenda e realtà, ma comunque basata su fatti realmente accaduti. L'ambientazione è un po' diversa dal solito, siamo nel 1817 e ci troviamo nel profondo sud, in Tennessee, nella contea di Robertson, in prossimità di quella che oggi è la cittadina di Adams. Qui un uomo, un certo John Bell, un giorno nei pressi della sua fattoria, ha vista una stranissima creatura. Un animale simile ad un cane deforme con delle sembianze di un coniglio, che seduto lo fissa immobile. Dopo questo inverosimile avvenimento incominciano a capitargli delle cose veramente molto strane. E tutta la famiglia Bell all'improvviso è tormentata e perseguitata da un'entità paranormale, una strega. Ma amici, prima di iniziare con la storia di oggi, vi chiedo di iscrivervi al canale se siete appassionati come me di paranormale, leggende, misteri e storie true crime e di attivare la campanellina per non perdere tutti i miei prossimi video. Ma adesso iniziamo. Siamo in Tennessee, precisamente a Red River, ed è il 1904. Qui John Bell, un pioniere che arriva dal North Carolina, si trasferisce con la moglie Lucy e i suoi 6 figli e acquista una bella casa in legno, una fattoria che nel tempo diventerà molto florida. Bell è un agricoltore, infatti, se la passa abbastanza bene, ha circa 320 acri di terreno, ha degli schiavi. È molto rispettato in paese ed è anche un membro di spicco della Chiesa Battista del posto. Tutta la sua famiglia è ben vista dalla comunità e la loro vita procede molto bene, serenamente, per quasi 13 anni. Poi all'improvviso qualcosa cambia. Infatti un giorno, mentre si trova tra i suoi campi, Bell avvista una grossa ombra scura. Gli si avvicina e quello che gli si presenta davanti è qualcosa di davvero scioccante. Un animale simile ad un cane ma con la testa di coniglio è seduto davanti a lui immobile e lo sta fissando. John è spaventato, imbraccia subito il suo fucile e gli spara, ma quella creatura sparisce all'improvviso così come era apparsa. Bell è alquanto disorientato ed incredulo da quanto gli era appena accaduto. Oltretutto, di quell'animale non c'era più alcuna traccia, nemmeno delle orme sul terreno. E questa cosa lo manda in tilt, gli fa pensare che forse non era vero quello che era accaduto, che forse aveva avuto solamente un'allucinazione. Bell decise di fare rientro a casa, deciso a non pensare più a quanto era successo, a dimenticare completamente l'accaduto. E sarebbe stato così se non fosse che all'improvviso iniziarono a capitare una serie di cose davvero molto strane. Pensate che un giorno il figlio Drew vide appollaiato sulla staccionata della loro fattoria un volatile enorme che apparì e sparì nel nulla. Una simile grandezza lo lasciò esterrefatto. Dean, invece, uno degli schiavi dei Bell, inizia a raccontare che ogni sera, quando lascia la fattoria per tornare a casa dalla moglie, viene inseguito da un grosso cane nero, tutte le sere. Betsy, invece, una delle figlie di John Bell, un giorno vide una ragazza con un ampio vestito verde appesa ad un ramo della quercia di fronte a casa loro e si dondolava così forte che sia la quercia che i rami iniziarono a dondolare con lei. Una cosa che la lasciò scioccata, ma non solo, perché quella donna sparì nel nulla così come era apparsa. Le apparizioni e i rumori ormai in quella fattoria erano all'ordine del giorno, tanto da trasformare la pacifica vita dei Bell in un incubo, un inferno che durò 4 anni e che portò tutta la famiglia allo stremo delle loro forze, perché tutti quanti non riuscirono più a chiudere occhio la notte. Quando la sera calava il buio e i Bell andavano a dormire, si sentiva bussare talmente tanto forte sulle pareti
esterne della loro casa che sembrava ci fosse un terremoto. Ma quando John Bell si alzava per andare a vedere chi ci fosse dietro quegli scherzi, non trovava mai nessuno. I rumori arrivarono anche all'interno di quella casa. Si potevano ascoltare ringhi, latrati di animali, colpi alle pareti così forti da rimbombare tra quelle mura nei corridoi la notte. Ma non solo, sentirono anche dei rumori di denti che stridevano, rumori simili a dei roditori che squittivano o come se rosicchiassero qualche cosa, rumori di catene che strisciavano da sotto i letti e puntualmente quando ci si alzava per controllare niente veniva allo scoperto. Tutto questo all'inizio fece pensare ai Bell che forse qualcuno si stava prendendo gioco di loro, forse qualche vicino voleva spaventarli. Ma più passava il tempo e più si rendevano conto che non c'erano spiegazioni logiche e razionali da poter dare a quegli eventi così inspiegabili. Questo dovuto anche al fatto che, oltre ai rumori, i fenomeni diventavano sempre più terrificanti ed inquietanti. La sera una forza invisibile iniziò a strappare le lenzuola di dosso a tutta la famiglia. Gli venivano tirati i capelli in modo veramente doloroso, venivano schiaffeggiati e a volte punti con degli spilli e tutto questo da delle entità invisibili. A quel punto non potevano più mentire a loro stessi e furono costretti ad ammettere che dietro tutta quella storia non c'era nessun essere umano. Si convinsero piuttosto del fatto che su di loro aleggiava una maledizione e che erano diventati le vittime di un'entità soprannaturale. A causa forse di tutta quella tensione, a John Bell un giorno venne una paresi alla bocca che gli rimase contratta come in una smorfia perenne. La situazione peggiorava di giorno in giorno, portando la famiglia allo stremo delle loro forze fisiche e mentali. E fu lì che ad un certo punto l'entità sembrava iniziare a comunicare con loro. Si potevano sentire sussurri, mormori e la voce di una donna anziana che sembrava stesse cantando dei canti di chiesa e si potevano udire per tutta la casa. La persona che fu più presa di mira in tutto questo fu Betsy Bell, che all'epoca era solo una ragazzina. Spesso infatti si svegliava al mattino con il corpo pieno di lividi e l'impronta sul viso di una mano come se fosse stata violentemente schiaffeggiata. All'inizio i Bell non raccontarono a nessuno quanto gli stava accadendo, un po' per vergogna, un po' per paura della reazione che poteva avere la comunità. Avevano paura di essere derisi, di non essere creduti, ma la situazione ad un certo punto divenne talmente insostenibile che John si confidò con il suo amico e vicino di casa James Johnston, l'unica persona di cui si fidava. Johnston ascoltò tutta la storia e non ebbe il minimo dubbio sulla veridicità delle parole del suo amico, perché lo conosceva molto bene, sapeva che era una persona rispettabile e sincera. Decise quindi di passare una notte in quella casa insieme a lui e alla sua famiglia, per cercare di capire come poteva aiutare i Bell, che erano davvero terrorizzati. Quella sera però l'uomo non chiuse occhio per tutta la notte. Un'entità gli strappò via le lenzuola di dosso mentre cercava di addormentarsi, ma non solo, lo schiaffeggiò talmente forte da farlo saltare giù dal letto terrorizzato, urlando: «Nel nome del Signore, chi sei e che cosa vuoi?» Un sussurro gli rispose: «Sono uno spirito. Un tempo ero molto felice, ma sono stato disturbato». Dopo quella nottata, tutti gli abitanti di quella contea vennero a conoscenza di quanto stava accadendo alla famiglia Bell. Erano convinti che una strega stesse disturbando la loro quiete. Nessuno mise in dubbio la parola di quella famiglia, perché li conoscevano molto bene, sapevano che erano persone sincere e rispettabili, ma più si spargeva la voce e più arrivavano curiosi e visitatori anche da contee distanti per cercare di poter assistere a quegli strani fenomeni. La voce della strega iniziò anche ad essere più chiara ad un certo punto, rispondeva a domande, cantava
inni di chiesa e un giorno recitò anche 2 sermoni tenuti lo stesso giorno, nello stesso momento, in 2 chiese differenti. Anche Johnston la mise alla prova su una cosa piuttosto personale che poteva sapere solamente lui e alcuni membri della sua famiglia. Chiese alla strega che cosa dicesse sua nonna olandese quando gli schiavi sbagliavano qualcosa e la strega gli rispose: "Jut jut, cos'è successo di nuovo?" Ed era proprio quella la frase che diceva sua nonna. A chi le chiedeva invece chi era e come si chiamava, lei rispondeva che era la vecchia strega Katie Betts. Katie Betts era una vicina dei Bell che era deceduta e che si era sentita truffata quando John Bell aveva acquistato la sua concessione. Altre volte invece rispondeva con versioni differenti, come a prenderli in giro. Per esempio un giorno disse che la fattoria dei Bell sorgeva su un mund indiano, un antico tumulo sepolcrale dove gli occupanti erano stati molestati dall'arrivo dei coloni. Ma la strega dei Bell non prese di mira solamente la piccola Betsy. Anche il capofamiglia, John Bell, non era esente dalla sua furia, anzi lo minacciava di morte continuamente. Era invece affascinata dalla moglie di John, Lucy, e la definiva la donna più perfetta che camminava sulla terra. Per lei cantava inni e in diverse occasioni le fece materializzare davanti ai suoi piedi della frutta fresca. Il 19 dicembre del 1820 John Bell cadde improvvisamente in uno stato di coma e morì. Il figlio, John Jr., trovò accanto a lui una fiala e si convinsero del fatto che forse era stato avvelenato. Decisero quindi di dare un po' di quel contenuto ad un gatto della loro fattoria per vedere che cosa sarebbe successo e difatti, dopo aver assunto quel liquido, quel povero gattino morì. Questo diede loro la certezza che il patriarca dei Bell era stato avvelenato. La strega in diverse occasioni disse che era stata lei ad ucciderlo, che aveva mantenuto fede alle sue promesse. Ma non solo, disse anche che avrebbe disturbato la sua cerimonia funebre intonando dei canti da taverna. Ma se pensate che sia finita lì, pensate male, perché nonostante la morte di John Bell, la strega rimase molto presente in quella famiglia. Infatti Betsy, che poi si era fidanzata con un giovane dei dintorni, Joshua Gardner, fu disturbata dalla strega perché non approvava quel fidanzamento tra i due. Infatti i ragazzi non potevano stare da soli, che arrivava lei a disturbarli, facendo spostare oggetti o percuotendoli, fino a quando i due, stanchi, non decisero di sciogliere il loro fidanzamento nel 1821. A quel punto la strega, molto soddisfatta, decise di allontanarsi da quella famiglia per circa 7 anni. Nel 1824 Betsy sposò il suo maestro di scuola Richard Powell, un uomo molto più anziano di lei ma molto amico della sua famiglia. Ma nel 1828 sembra, almeno così si dice, che la strega fece un'apparizione nuovamente in quella famiglia. Apparve a John Jr. e sembra che gli predisse la guerra di secessione. Oggi la casa dei Bell non esiste più, ma sembra che ci sia ancora la fattoria e che sia visitabile. Pensate che sotto la casa dei Bell è stata trovata una caverna ed è diventata una vera attrazione turistica per gli amanti del brivido. Sembra che rumori, apparizioni e lamenti siano addirittura all'ordine del giorno e diverse sarebbero le testimonianze di persone che ritengono quel luogo il fulcro del tormento dei Bell, forse addirittura il posto dove dimorava la strega. In questa storia diciamo che il termine strega fu usato per definire un po' questo spirito femminile che stava disturbando i Bell, ma sarebbe più corretto parlare di poltergeist e ne abbiamo già parlato nei miei video precedenti. Sappiamo che significa spirito rumoroso e che prenderebbe di mira solitamente gli adolescenti, spesso di sesso femminile, che fungerebbero da catalizzatore per questi fenomeni. Forse il catalizzatore in questa storia era proprio Betsy Bell? Il caso dei Bell è comunque molto particolare perché solitamente i poltergeist dovrebbero durare da alcune settimane a mesi, mentre qui parliamo di
anni e anni di tormento per questa famiglia. Pensate amici che diverse ovviamente furono le teorie che si scatenarono su questa storia. Una fu quella che riguardava Richard Powell, il marito di Betsy Bell. Qualcuno riteneva che forse c'era lui dietro tutta questa storia, che forte del fatto che fosse un amico di famiglia e che avesse delle doti da ventriloquo, ovviamente aiutato anche da qualche complice, seminò il panico e il terrore in quella casa, e tutto per avere Betsy e scoraggiare qualunque pretendente. Ma qui parliamo di 4 anni di finzione. Sinceramente mi sembrano davvero tanti. Un'altra teoria fu quella di una medium, una certa Pug. Lei sosteneva che ad uccidere John Bell era stato uno schiavo, che lo accusava di un atto davvero gravissimo, quello di non aver protetto sua figlia Betsy, a cui lo schiavo era molto affezionato, da una gravissima violenza sessuale fatta proprio da uno dei membri della sua famiglia. Ma amici, queste ovviamente sono solamente 2 delle teorie più battute, ma ce n'erano comunque moltissime altre. Il video di oggi termina qui. Questa storia è davvero incredibile, io vi aspetto nei commenti e voglio sapere la vostra opinione. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, io vi mando un bacio grande e ci vediamo la prossima settimana con un'altra storia. Ciao amici!